Al primo capitolo del Tao Te Ching, il libro della via e della virtù o delle virtù. È un'analisi non facilissima, è un libro particolare perché raccoglie tutta una serie di versetti dedicati alla filosofia taoista e più che altro a un modo di vivere la vita, un modo di approcciarsi all'universo, alla natura, e quindi è sicuramente non di facilissima comprensione, però è davvero interessante e ha anche tanti risvolti che possono essere comparati alla nostra vita moderna e per questo io lo trovo super interessante. L'altra cosa ovviamente da tenere in mente è che quando si analizza il Tao Te Ching non si può pensare di fare subito un'analisi super approfondita perché è molto complicato come testo, quindi cercherò di rimanere non in superficie ma di dall'interno, di tanto grande. Non lo possiamo facilmente etichettare perché dal momento in cui noi andiamo a etichettarlo non ne stiamo più parlando, cioè non è una cosa che noi possiamo afferrare, non è una cosa che possiamo rappresentare con i mezzi umani, che possono essere la parola, l'arte, varie forme di espressione, però non posso andare a cogliere ciò che è eterno, ciò che è attraverso una parola, un'etichetta. L'etichetta è relativa ed ha bisogno di una comparazione per essere capita, ha bisogno di un giudizio per essere espressa, mentre qui siamo proprio al di sopra di tutto ciò, delle comparazioni, dei giudizi, abbiamo solo l'unità. Per cui già lì ci dice subito l'autore o gli autori, perché non sappiamo esattamente se l'abbia scritto solo Lao Tzu o altri abbiano dato una mano. Andremo a parlare del Dao, ma il Dao di cui si può parlare non è l'eterno Dao, quindi come dire volate basso perché qui con i nostri modi di vivere umani non siamo ancora in grado di arrivare a questo risultato. È molto interessante per quanto riguarda secondo me questo periodo storico dove invece c'è un desiderio, una necessità di etichettare tutto. Sembra che senza la possibilità di etichettare e nominare qualcosa, questa cosa non esista o perda di importanza. Invece, se noi ci pensiamo, quello che conta è l'essenza delle cose. È come se qualcuno ci desse un'etichetta e ci dicesse tu sei un mostro e a quel punto io divento un mostro. Non funziona così. Ovviamente c'è un certo potere nelle parole, ma questo non significa che non siamo in grado di distinguere la nostra essenza dalle etichette che ci danno, altrimenti saremo in completa balia degli altri e di quello che gli altri dicono su di noi. Quindi è molto interessante questa cosa dove la parola, il giudizio vengono un attimino messe in secondo piano, l'essenza è ciò che conta, tutto il resto è relativo e non dovrebbe sconvolgerci o portarci fuori strada. Io lo trovo meraviglioso in quest'epoca dove è veramente complicato navigare tra tutte le etichette, tra tutte le spiegazioni, tutto deve avere un nome, tutto deve essere catalogato, diamo giudizi a tutti, facciamo gli schieramenti su ogni cosa. Ecco, questo non è il Dao, ovviamente, non è l'eterno Dao, questo modo di vivere, e io lo trovo bellissimo perché altrimenti diventa un'idealizzazione di qualcosa, non è più l'essenza di qualcosa, ma sembra quasi che a noi un po' piaccia dare un significato a tutto, e invece è una cosa che andrebbe sentita, che andrebbe provata, che va al di là quindi della elaborazione mentale vera e propria, anche perché quando noi ovviamente usiamo la mente tendiamo a essere poi bramosi, vogliamo sempre di più, vogliamo conoscere sempre di più, vogliamo afferrare ogni mistero, e anche questo non è taoista perché le cose dovrebbero fluire da sole. A volte proprio facendo un passo indietro rispetto al desiderio riusciamo ad avvicinarci a quel mistero, mentre quando ci accaniamo, vogliamo a tutti i costi scoprire, capire, sapere, ci allontaniamo dalla via. E anche questo lo trovo molto vicino alla vita moderna dove è tutto fast food, anche le informazioni, anche la conoscenza, dobbiamo avere tutto subito, i video devono essere brevi, i libri devono essere brevi, le spiegazioni brevi, perché noi dobbiamo acquisire, sapere, e non c'è più questo senso di faccio un passo indietro, un po' come se fosse il mondo a guardare noi e noi non noi a guardare il mondo o i fenomeni. E questo è bellissimo perché ti toglie
dalle spalle proprio questa agitazione, questa ansia di dover avere, di dover sapere. Facendo un passo indietro invece si riesce ad avere una visione d'insieme, anzi si riesce a essere visti, inglobati nell'insieme. Anche perché è interessante, perché qui proprio il taoismo evidenzia il fatto che noi non dovremmo isolarci, andare a vivere su qualche montagna come una asceta per ottenere queste conoscenze, ma è proprio stando nel mondo, nel mezzo di tutto ciò che accade, che noi possiamo essere vivi, possiamo essere partecipi di un fenomeno. Lo possiamo capire dal momento in cui questo fenomeno è parte di noi. Quindi anche questo secondo me è bello, perché ognuno non devi essere una asceta, non devi essere chissà chi per fare parte del grande mistero e in qualche modo capirlo, per cui senza farsi ovviamente trascinare dalla vita, dall'ansia, dallo stress, però comunque essere qui partecipi, non andare a isolarsi per capire ciò che accade. A me questa cosa piace tantissimo, come mi piace l'assenza di giudizio, perché poi lo scopriremo nei capitoli successivi. Non esiste il buono assoluto e il male assoluto, ma tutto esiste quando non lo andiamo a comparare, perché per la mente umana è necessaria una comparazione, però la verità è che le cose ci sono a prescindere. Infatti lo dice il versetto in mezzo sulla creazione dell'universo, quando si capisce chiaramente che non c'è una differenza tra coscienza e materia, si sono manifestate assieme, perché l'una senza l'altra non riescono a convivere. E tra l'altro è straordinario perché ha anticipato di millenni quello che poi anche la fisica quantistica ha messo in evidenza. Quindi veramente questo è un testo straordinario che ha tantissimi risvolti che noi possiamo portare nella vita quotidiana di adesso, e mi piace tantissimo per questo, lo trovo un grande testo da avere. È un po' difficile, come avete visto, soprattutto questo primo capitolo, ma man mano scopriremo proprio delle componenti molto molto interessanti che riguardano la vita quotidiana, che riguardano il modo di approcciarsi agli altri, il modo di approcciarci a noi stessi, il confronto con la natura, lo stato, veramente c'è di tutto, e quindi è molto bello. A me piace tantissimo e spero che sia stato interessante anche per voi, anche se mi rendo conto appunto che è un po' difficile, però un po' alla volta anche le cose difficili ci possono arricchire. Se ci sono domande rispondo volentieri oggi o quando poi le leggerò nei commenti, se eventualmente è troppo tardi a quest'ora per voi per elaborare delle domande sul Tao Te Ching, perché qui è ancora giorno ma so che in Italia ormai è sera tardi, quindi grazie mille, un saluto a chi sta partecipando. Quindi questo primo capitolo mi sembra non ci siano domande, ma lo capisco bene, perché è tutto un mondo stranissimo e nuovo. Se ci saranno domande risponderò volentieri nei commenti, e intanto grazie mille e spero io andrò avanti con questa serie sul Tao Te Ching, e se vorrete seguirla per me sarà straordinario, perché è proprio la mia passione, lo trovo appassionante, alla base dei miei libri. Sto preparando il secondo libro della Spada e il Crisantemo, sto rivedendo anche il primo che sarà ripubblicato, e ho preso coraggio e ho inserito tante più cose anche sul taoismo, perché forse non tutti lo sanno, ma il Giappone è stato fortemente influenzato anche dal taoismo, che si sposa benissimo con le religioni e le filosofie autoctona dello shintoismo, quindi veramente c'è tutto un mondo da scoprire per chi avrà voglia. Grazie ancora e buona serata, buonanotte. Una ragazza, la sua nuova città, tante emozioni e un unico obiettivo: crescere per ritrovarsi. Ambientato a Trento, a proposito di Lisa descrive le contraddizioni di un luogo all'apparenza perfetto, caratterizzato dalle sue montagne, sagome austere e spigolose che abbracciano le fragilità più nascoste dei suoi abitanti. Lisa, la protagonista del romanzo, è una ragazza laziale che si trasferisce in Trentino per motivi di studio e che, grazie all'incontro con la famiglia Zeni, sarà costretta a confrontarsi con un passato che credeva ormai superato e dimenticato. Se volete scoprire il percorso di crescita di Lisa e degli altri protagonisti del romanzo, potete acquistare la vostra copia su tutte le piattaforme digitali, ordinarla direttamente dall'autore
o richiederla in libreria. Grazie mille e buona lettura.